Benvenuti, benvenute al secondo appuntamento di oggi della seconda giornata del Hip Hop Cinefest. Siamo sempre in diretta dal Cinema Aquila. Spero che nel frattempo state guardando i bellissimi documentari, film, cortometraggi che sono appunto disponibili su Filmocracy. Nel frattempo iniziamo appunto con un interessante dibattito che si chiama Hip Hop, una questione di genere. Vedremo con le nostre ospiti che cosa intendiamo, ma prima lanciamo la nostra sigla. Giusto? Perfetto, eccoci qui, ben ritrovati, ben ritrovate e quindi iniziamo subito da questo bellissimo panel tutto al femminile. Iniziamo da MC Mill, una rapper storica della scena hip hop italiana. Chiederei a tutte le relatrici di presentarsi brevemente e poi entriamo nel merito. Bella, io sono Nil, appunto ho sempre fatto rap dall'età di 12 anni, poi nella mia vita oltre a incontrare l'hip hop ho anche incontrato l'attivismo e al momento oltre a fare rap mi occupo proprio soprattutto della comunità LGBT, mi definisco una femminista intersezionale e sono anche responsabile comunicazione del Cassero LGBT Center di Bologna, quindi si fanno un sacco di cose per riuscire a rendere questo mondo più a misura di tutti, tutte e tutto. Ciao, io sono Mary e di fianco a me ci sta Caterina. Siamo del collettivo Tabù della Sapienza. Diciamo che Tabù nasce come un collettivo transfemminista, è l'unico collettivo che attualmente esiste all'interno dell'Università della Sapienza e come diciamo studentesse che ascoltano anche la musica rap, spesso ci capita di farci domande su questioni di genere, ma anche legate alla sessualità, perché oltre a Tabù abbiamo anche il collettivo Prisma, che è il collettivo LGBTQ che si occupa di tematiche legate sicuramente a quelle che possono essere la sessualità, tutte le tematiche di gender che possono esserci comunque all'interno dell'università, ma anche fuori dall'università. E quindi siamo qui con McNeil a discutere di hip hop e genere. Grazie mille ragazze. Allora inizierei subito da MC Neil, con una domanda un po' personale, quindi come ti sei avvicinata all'hip hop, in che modo l'hip hop diciamo ti ha salvato, ma anche come hai affrontato poi la contraddizione che sicuramente hai riscontrato dai testi diciamo di un certo tipo. Io ho iniziato il mio viaggio nel mondo dell'hip hop come anche un sacco di altre persone, ossia cercavo uno spazio dove potermi esprimere e l'ho trovato sicuramente nei testi, vengo da un paesino di 4.000 persone, quindi una realtà veramente molto piccola dove sicuramente quella che era la mia realtà, quello che era il vissuto non corrispondeva con quello delle persone intorno a me. Non avevo valvole di sfogo, non avevo spazi dove potermi esprimere e come espressione intendo anche il singolo poter parlare delle mie sensazioni, dei miei sentimenti, delle mie cavolate adolescenziali. Quindi nell'hip hop ho trovato prima di tutto un foglio di carta dove poter mettere giù delle parole e poter stare lì e fare le mie cose, mettere giù testi, poi cantarmeli e poter trovare appunto il mio spazio. Dal semplice sfogo poi è diventata una cosa sicuramente più complessa perché sono arrivate le prime crew, poi sono cresciuta, mi sono trasferita e tutto quanto. E è arrivato il mondo del freestyle, è arrivato il mondo anche proprio dei pezzi, della discografia, è una cosina un pochino più complessa, tante cose che ho combinato. E sicuramente crescendo, inizialmente ecco, il percorso con l'attivismo è stato un percorso che inizialmente era molto parallelo, era come se io vivessi due vite. C'era una vita all'interno dell'hip hop e c'era una vita all'interno
dell'attivismo, non collidevano quasi mai, cercavo sempre di mantenerle senza pensarci, in realtà era proprio naturalmente così, non molto distanti, però divise, separate, come se per 6 mesi all'anno fossi una cosa e gli altri 6 mesi quell'altra. Naturalmente crescendo, aumentando la consapevolezza, incontrando sempre più persone, fruendo anche di tanti testi, ma anche di tante e tantu attivistu incontrato nella mia vita, a un certo punto ho capito che non potevano più essere 2 mondi così separati, ho iniziato a pensare fortemente che il personale sia politico, che è politica ogni cosa e ogni scelta che noi facciamo, durante la nostra vita, quindi è politica anche tutto quello che io faccio attraverso il rap e specificatamente tutto quello che faccio all'interno della comunità hip hop. Non è stato facile, sicuramente perché è un percorso che comunque ti porta anche a fare tanta autocritica, su tutto quello che tu hai detto negli anni precedenti, su tutto quello che non hai detto. Però, ho sempre pensato che, appunto non è che un errore ti definisce, cioè non è che: "Oh mio Dio, mi frusto tutta la vita", ma anzi ho iniziato a pensare a come poter, sempre rimanendo all'interno dell'hip hop, poter creare qualcosa che fosse per tutti, non solamente per un determinato tipo di pubblico e soprattutto come poter anche stimolare un dialogo costruttivo che molto spesso è, difficile da ottenere effettivamente, non ci diciamo bugie, e cercare di creare anche delle situazioni di scambio, ecco. Piano piano è diventato questo per me l'hip hop, provare a, raccontarmi in totale sincerità, raccontare la mia comunità, raccontare la mia vita, ma soprattutto provare a, parlare e usare delle modalità, degli strumenti, un linguaggio che sia a portata di tutto, perché anche quando noi parliamo il linguaggio cosiddetto della strada, molto spesso non ci accorgiamo che stiamo effettivamente però, escludendo tante persone. E anche a quelle persone dobbiamo provare ad arrivare e non escluderle e farle sentire parte. Quindi dai. Grazie MC Neil. Mary, vuoi rispondere un po' alla stessa domanda? Anche poi, No, nel eh, senso che volevo collegarmi a quello che diceva MC Mill sul fatto che il personale è politico. Questo credo che è una cosa che all'interno del collettivo, crescendo, abbiamo comunque imparato a conoscere anche in qualche modo. Nel senso che Tabù fa parte di Link è un coordinamento universitario, è un momento con altri compagni, diciamo, come donne in generale, sentivamo la necessità di separarci un attimo, di prenderci un momento, di discutere di quelle tematiche che ci toccavano personalmente, ma anche politicamente, perché, ripeto, come dicevo, il personale è politico. E abbiamo capito le nostre esperienze insieme e era simile a molte altre persone all'interno dell'università. E questo sicuramente è quello che ci ha portato a questo punto, è quello che manda avanti Tabù. bene, Catalina, ci vuoi raccontare la tua esperienza con l'hip hop? Anche tu, se ce l'hai, o se hai anche un altro genere musicale, e appunto poi successivamente anche all'interno del collettivo, se hai anche lì notato queste contraddizioni. Beh, io sull'hip hop non so così tanto in realtà, su questo collettivo sono nuova, quindi sto ancora imparando un po' tutto dalle mie compagne. Che cosa ti ha Eh, spinto a unirti al collettivo? di trovare un po' di supporto perché io vengo dalla Spagna, non so se si sente, e niente, volevo fare un po' d'amicizia e pensavo che in questo collettivo, penso che in questo collettivo posso trovare conforto e uno spazio dove esprimermi.
Grazie. Allora, a proposito appunto di spazi, in che modo, voi care ragazze, mo vi do tutte delle ragazze, diciamo vi battete quindi, soprattutto all'interno di questi, ambienti particolarmente sessisti e particolarmente escludenti? Cioè, magari anziché lo fare con la musica o con raccontatemi un po' le vostre attività, insomma. Beh, in realtà diciamo che per quanto è la mia esperienza, io ho iniziato a farlo, prima di tutto inconsapevolmente, nel senso che quando mi presentavo alle battle di freestyle, per dire, ero l'unica persona non maschio cis in continuazione, ero sempre l'unica, più o meno, tuttora purtroppo, e sottolineerei purtroppo, sono pochissime le persone non maschio cis che si trovano all'interno di questi ambienti, c'è un motivo. Ehm, Ho iniziato semplicemente a stare lì e a fare quello che amavo, a fare quello che amavo. Basta fare quello che si ama e farlo molto bene? No, ma questo è un altro discorso ancora. Però stare negli spazi, occuparli e farsi vedere, è sicuramente una parte importante, però non può essere l'unica parte, perché ovviamente non tutte le persone sono fatte per andare negli spazi e prendere a capocciate delle persone, perché a certi punti devi fare proprio queste cose qua, non letteralmente, ma anche sì. Quindi non tutte le persone, quindi non può essere solamente la persona che si immola per la causa e si fa martoriare l'anima, perché poi c'è anche questa parte qua, perché comunque è un trigger continuo, essere una minoranza o una minoranza nella minoranza e stare all'interno di un determinato ambiente, cioè veramente appena apri la porta è un trigger dietro l'altro che ti arrivano addosso, e tu sei lì che combatti con la voglia di fare hip hop e la voglia di scappare fondamentalmente e andare a giocare a cricket. Poi continui a fare hip hop perché lo ami particolarmente, però effettivamente non può essere solo questo. Sicuramente è molto utile creare degli spazi di confronto, che siano degli spazi di confronto dove le persone si pongono tutte alla pari e dove si creino delle situazioni di ascolto reciproco, perché c'è proprio bisogno di situazioni anche come queste, dove ci si ascolta, dove si espongono delle problematiche. C'è bisogno anche di fratellanza, sorellanza. Sorellanza va sicuramente, è un concetto che è molto importante, e c'è bisogno di supporto reciproco e anche di parlare dei problemi, perché i problemi esistono e sono problemi che esistono anche quando essi non ci toccano. Bisogna iniziare a essere intersezionali come esseri umani in generale, e rendersi conto dei pesi che portano addosso le altre persone ogni giorno, 365 giorni l'anno, e non evitare le cose semplicemente perché non ci toccano, o semplicemente perché magari se parliamo di una determinata cosa diventiamo delle persone improvvisamente antipatiche o improvvisamente troppo pesanti. Credo che ci potrebbe essere un esercizio da fare, quello di metterci in discussione sempre, ogni giorno, in tutte le nostre attività e in tutte le nostre azioni, e farlo in modo sincero anche davanti alle altre persone, e in modo tale da invogliare le persone a mettersi in discussione, anche se in un processo dove piano piano ci si dà una svegliata generale e si dice: guardate raga, che le cose sì, sono belline, per carità, però non vanno proprio benissimo per tutte le persone. Ehm, ecco, forse questo, nel senso, mettersi in discussione è un consiglio che io do sempre a tutte le persone, ed è la prima cosa che io faccio ogni giorno, che non significa, lo dico perché a volte c'è un po' questa paura, no: "Oh mio Dio, mi devo criticare, mi devo mettere in discussione, quindi devo dire che tutta la mia vita è sbagliata e sono una persona terribile." Non significa questo, significa semplicemente imparare a farsi un'autoanalisi, significa contestualizzare le cose, significa poter ascoltare un testo che contiene determinate cose, poterle contestualizzare, poterle capire, poterle analizzare, perché solamente attraverso l'analisi della realtà che ci circonda noi riusciremo a renderla
a misura di tutte le persone e anche capire perché vengono dette determinate cose, senza stare a fare nessuna guerra del brutto, del cattivo, del buono, dello sbagliato, del giusto e del non giusto. Semplicemente un processo di crescita, ecco. Grazie. Mary, ci vuoi raccontare le tue battaglie quotidiane, tra virgolette, con l'hip hop, senza l'hip hop, Beh, con il collettivo, senza il collettivo? Raccontaci. io personalmente dico che sono cresciuta con l'hip hop, avendo due fratelli più grandi di me, mi hanno introdotto quello che è il mondo dell'hip hop. Poi crescendo ho iniziato a farmi un'idea anche magari a contestualizzare di più i testi, a pensarci di più. Spesso mi capita di ascoltare canzoni che ascoltavo da piccola e dire ops, forse qua ci sta un problema, parliamone. Questo non vuol dire rinunciare all'hip hop, però ammettere che ci sono dei problemi legati, ma questo credo anche anche facendo politica mi sono resa conto di questa cosa, nel senso che noi all'interno dell'università siamo forse le persone più odiate, ma quando inizi ad essere pesante forse stai facendo qualcosa di importante, quando le persone iniziano a guardare e a dire oddio come sono pesanti questi, stai dicendo cose che in realtà toccano alle persone. E quindi credo che questo sia importante e come diceva McNeil è importante mettersi in discussione. Io stessa da donna nera su certe cose ho dovuto decostruirmi, imparare, perché ognuno di noi vive una situazione diversa, ogni subalternità lo vive in modo diverso questa cosa ed è importante capirlo. E questo è quello che fa anche Tabù. Noi, tipo, il primo progetto di Tabù è stato banalmente mettere gli assorbenti all'interno dei bagni di tutta l'università, che siano quelli maschili e quelli femminili, perché non solo le donne hanno le mestruazioni, e le donne cis, precisiamo. E, e quindi per noi era importante questo passo, perché lo sappiamo, in Italia gli assorbenti sono un bene di lusso poi. Come se io avessi scelto di avere le mestruazioni. Ovviamente non è così. Un accessorio di bigiotteria, Capito? assolutamente. Cioè, un 22% di IVA su qualcosa su cui non ho una scelta. Adesso l'hanno calato però al 10, Ah, attenzione. insomma. Il tartufo Dopo- rimane al 4. Però il tartufo è importante. Comunque stappa abbastanza se tu... Quindi dici che dovremmo provare il tartufo. Usiamo il tartufo. E quindi questo, cioè, la governanza della Sapienza sicuramente ci odia, questo perché che sia legata alle mestruazioni, che sia legata all'aborto, parliamo tantissimo di queste cose, perché comunque l'università non è attraversato solo da uomini cis, mi dispiace, so che questo mondo è fatto per uomini, e questo si vede all'interno proprio dell'università. E quindi cerchiamo di far notare tutte queste cose, anche essendo pesanti, cioè, ci va bene, ci rivendichiamo questa pesantezza, ci va bene. Bene, grazie. Catalina, a proposito di Spagna, ci vuoi raccontare magari se hai notato già delle differenze tra il contesto italiano e il contesto spagnolo dal punto di vista appunto della parità di genere, dell'antirazzismo, delle pratiche appunto in università? Beh, io sull'università in realtà io non studio qui, studio ancora in un'università spagnola, quindi non ti posso dire molto, non lo so. Per quello che ho sentito non va molto bene l'università qui, però in realtà personalmente non lo posso dire, perché non l'ho vissuto. Poi sull'uguaglianza di genere, in realtà stiamo tutti un po' uguali. Non- Forse è vero che in Spagna c'è una mente un po' più aperta, ma non su tutti i campi. Mm, Comunque c'è tantissimo sessismo anche in Spagna, non so se avete sentito il reggaeton, i testi del reggaeton, ti possono dire qualcosa. Ma che ne so, ho anche notato che rispetto alle relazioni, ai rapporti tra persone, sì che è vero che in Spagna sono molto più aperti, che qua in Italia regna molto di più la monogamia. Quello è un altro tema, scusate, ma mi è venuto in mente. No, è interessante, interessantissimo. E niente, questo. Grazie. Beh, a proposito di testi scottanti, allora entriamo un po' più nel merito, parliamo anche, no, delle,
tra virgolette, nuove paladine dell'hip hop, no? Cardi B, Nicki Minaj, sono state menzionate anche ieri, Megan Thee Stallion, che appunto da una parte c'è chi dice si appropriano, no? Si riappropriano di una narrativa, un po' come hanno fatto gli afroamericani usando la N-word, no? E dall'altra però in qualche modo reiterano uno stereotipo. Voi come vi collocate in questa discussione? Come diceva anche Wissal ieri, il discorso è molto complesso, nel senso che comunque io credo che sia una pratica utilissima, cioè una delle pratiche più belle che noi possiamo fare è di riappropriarci degli slur, di riappropriarci di tutte quelle parole negative, lo dico anche in italiano spiegato, che ci vengono addossate e renderle parole positive, renderle parole di valore per noi, ma anche di tutte quelle cose che sono il nostro corpo, la nostra sessualità, il nostro esprimere la voglia di scopare, che è una cosa che solitamente nelle donne viene, non lo so, vista, oh mio Dio, hai voglia di scopare, è incredibile. Quindi, ebbene sì, nel senso parliamone. È importante fare queste cose e a me, diciamo, gasa molto l'idea che comunque ci sia tutta una parte del rap che ha incominciato a fare questa cosa qua, che è completamente già diversa da, per dire, appunto, Lil Kim, perché Lil Kim aveva proprio i testi scritti da uomini ed era, diciamo, proprio una sorta di feticcio, ok? Era proprio tu fai quello che te dico io, rappi come te dico io, te vesti come dico io, fai questa roba qua, sei un feticcio, esisti solamente per recreare una performance che io uomo ho creato per te. Un prodotto commerciale. Esatto, mentre già Cardi, come anche Megan Thee Stallion, comunque c'è una parte di autodeterminazione in quello che fanno ed è una parte molto potente, a volte anche molto vicina anche ad ambienti queer e ad ambienti assolutamente non cis-het, c'è da dire anche questo che è stra importante. Ovviamente bisogna sempre vedere fino a che punto arriva e fino a che punto è autodeterminazione e fino a che punto un maschio cis-het ci mette la parola, perché è sempre quello il discorso alla fine, nel senso non sarà mai vera autodeterminazione fino a quando ci sarà qualcuno, probabilmente un maschio cis, che ti pone un limite. Ed è un grandissimo problema che abbiamo anche in Italia con tutta una serie di artist che vengono definiti, oh mio Dio, la nuova sensazione, nuova sensation, nuova cosa figa, però per carità, assolutamente e ben vengano, però c'è sempre da dire che poi nella parte dei tasti, nella parte dei comandi, nella parte delle discografiche c'è sempre un uomo probabilmente che è assoggettato a un sistema eterocis patriarcale che ti dice questa cosa la puoi fare e questa cosa no. E finché i tasti che ti aprono diciamo, il teatro e fanno aprire le tende li controlla una determinata persona che non è della tua comunità o comunque non puoi gestirla te, è un po' così. Però è un processo, è molto complesso, ha tutta una serie di dinamiche culturali all'interno che variano tra l'altro da stato a stato e variano anche da percorso a percorso della persona, perché appunto ci sono persone persone afroamericane come persone bianche che fanno queste cose qua, quindi persone che vengono da un determinato quartiere come persone che vengono da un altro, però sono cose che sicuramente cambiano e ci danno la possibilità anche di guardare il mondo come sta cambiando, perché il mondo sta meno male cambiando da un certo punto di vista, poi non è tutto bello come vediamo, anzi, però ci dà la possibilità anche di vedere il non bello e poterlo vedere e poter capire come renderlo un pochino più bello e niente. Grazie. Mary, che ne Allora, pensi? io giusto ieri facevo questa domanda a Wissar che dicevo che ne pensi di questa cosa? Sicuramente la nostra generazione fa parte della, come dicevo ieri, la terza ondata del femminismo, dove comunque vediamo più l'autodeterminazione soprattutto sui nostri corpi, anche se in qualche modo cercano di limitarci. E per me che per anni ho seguito l'hip hop, è bello vedere queste donne che decidono cosa vogliono fare del proprio corpo o come vogliono parlare di loro stessi. C'è stato per esempio per anni nelle canzoni rap degli uomini la parola puttana, per dire,
questa parola è stata riappropriata da questi rapper in modo da dire questo la uso io, mi definisco io in questo modo quando voglio io e quando lo decido io. E questo credo sia importante. Questo sicuramente è importantissimo. E io, ripeto, adoro tantissimo. Per me, tipo, io la prima volta che ho sentito è stata Nicki Minaj per me. Quindi sentivo proprio questo empowerment. Cioè, per la prima volta ho sentito una canzone che non era solo bello questa canzone, solo perché è rap, però ho sentito questa cosa proprio dentro che dicevo, wow, posso dire io quello che ero, posso decidere io sul mio corpo. Io voglio fare questo perché mi piace e non perché, come dicevo prima, non perché devo intrattenere qualche uomo, perché spesso è questo il problema, nel senso che noi donne non dobbiamo essere noiose, siamo fatte per intrattenere la vita degli uomini. E loro con le loro canzoni, con il loro corpo, con il loro modo di fare hanno deciso, io non devo intrattenere nessuno, io faccio quello che voglio e questo credo sia veramente un messaggio forte. Grazie. Catalina, magari anche nell'ambito del reggaeton comunque vale lo stesso discorso, no? Comunque ci sono alcune cantanti donne che stanno cercando di riappropriarsi di questa retorica appunto della traicionera, di quello, di quell'altro, della donna appunto che spezza il cuore dell'uomo come se lui ovviamente non avesse fatto niente e sta a casa sua tranquillo e si comporta. Beh, io il reggaeton comunque non lo sento tanto proprio per questo motivo, ma sì che ho sentito di un gruppo che si chiama Tremenda Jauria, non so se lo conoscete. Vabbè, fa anche il reggaeton, ma femminista. Cioè, parla molto di più di ballare, di essere contenti, cioè i testi sono molto più rispettosi, più che altro. E fanno vedere che si può fare questa musica senza essere sessista. Si può fare questa musica per divertirsi, per ballare, per stare con gli amici e non mancare di rispetto a nessuno. E questo lo considero molto importante. Poi rispetto a quello che ha detto prima di l'autodeterminazione, di prendersi cura non lo so spiegare, è vero che a volte va bene se una ragazza dice voglio scopare o voglia di tal cosa o tal cosa, ma dipende molto di come lo dice, perché forse gli uomini tante volte dicono ma sei troppo aggressiva così, non va bene, devi essere carina dicendo questo, se no ti mettono una croce, tipo no, tu non va bene più così. Ovviamente, certo, tutto deve sempre passare per il nulla osta maschile, si chiama appunto sessismo, ragazzi. Benvenuti nel XXII secolo. Poi ritorniamo al personale. Top 3 dei vostri cantanti preferiti, anche se magari sono cambiati nel tempo, quindi quelli di prima e quelli di adesso. Oddio, non ne ho Top idea. 1! No, Dimmene uno di prima e uno di dopo, se è cambiato, se non è Io mi cambiato, ascolto un o sacco una. Anderson .Paak, mi ascolto un sacco Kendrick, mi piace tantissimo, secondo me uno dei migliori rapper mai esistiti sul mondo è Evidence, mi piace questa cosa qua. Però proprio per arrivare a quel discorso del cresci e riascolti e rianalizzi le cose, eccetera, uno dei miei dischi preferiti quando io sono cresciuta era Mister Simpatia di Fabri Fibra, raga. Che, cioè, nel senso, non so quale traccia non sia considerato, quale secondo di quel disco non sia considerabile problematico, però ovviamente cresci e lo analizzi e dici, ok, effettivamente, e io non riesco moltissimo ad ascoltare più le canzoni di quel disco come l'ascoltavo prima, sicuramente, che è un disco fatto da una persona che rappa molto bene, a mio parere. Però appunto, cioè nel senso, je ne regrette rien, però effettivamente analizzi le cose, cresci e riesci anche a capire che cosa c'era effettivamente che non andava lì, perché non andava lì. In quel disco ci sono
battute, cioè, su tutto, raga, su tutto. E Che però sì. cosa ti aveva colpito del disco che proprio ti ha appassionato? Cioè, Eh, sicuramente non i testi, spero. Vabbè, tu conta che Mister Simpatia è uscito che io veramente molto piccola e sicuramente non avevo fatto un percorso relativo proprio all'intersezionalità, cioè nel senso io sapevo di essere una persona appartenente alla comunità LGBT, però fondamentalmente vivevo la mia vita come una qualsiasi persona dell'Umbria sperduta. E quello che a me piaceva di quel disco là era la carica. La carica e mi intrigava anche l'odio che lui aveva proprio per il posto di lavoro, per il capo, per tutto quello che lo circondava, perché io ero piccola, ero adolescente, in Umbria è un classico che io odiassi qualsiasi cosa che guardavo, era quello che mi riusciva ad accumulare a lui. Poi ovviamente cioè, faceva tutta una serie di cose, c'è la canzone quella su Eric e Omar, quindi erano proprio cose che prendevano il vissuto, era quella roba lì, perché comunque è un disco fatto bene, secondo me, cioè nel senso comunque Fibra ha aperto secondo me determinate strade e ha dato un sacco di voglia di rappare a un sacco di gente. Ovviamente però poi lo ascolti poi anche da grande, lo ascolti e dici effettivamente questa cosa è un po' problematica. Cioè, Certo, ci sta. rimane Questo non assolutamente. significa che io gli mando una lettera con dei bossoli a casa, cioè nel senso perché anche questo è il discorso, cioè non è che dico oh mio Dio adesso ti prendo e ti impalo su una croce, si possono riconoscere le cose semplicemente riconoscendole, dove io non ti impicco e tu non mi dici ah femminista di merda semplicemente perché ti ho detto un fatto oggettivo. Esatto, quindi è importante appunto riconoscere, sempre per tornare al discorso di ieri che ritorna nei nostri vari interventi, la complessità, no? Il riconoscere la complessità delle cose, degli esseri umani, la contraddizione intrinseca nel essere umani, no? E quindi che appunto cresciamo, cambiamo idea, cambiamo paese, cambiamo, no? Orientamento sessuale, voglio dire, no? Le persone bisessuali, insomma, hanno esperienze, no? Temporali in un certo senso anche, no? Quindi, insomma, riconoscere la complessità in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue contraddizioni e rendersi conto, insomma, si può migliorare, si può diventare persone migliori, si può rendersi conto che certi testi magari ledono particolarmente la sensibilità di determinate categorie, ma questo ovviamente non va a negare il talento di una persona, la bellezza, la forza di un disco che comunque rimane, no? Rimane questa forza, questa voglia, no? di rivalsa, di ribellione che è l'hip hop, diciamo proprio la definizione. Mary. Oddio, questa è una domanda difficile. Allora, fai che il mio primo album di rap ascoltato tutto fu l'album di 50 Cent, il primo, Get Rich or Die Grande Trying. femminista e Scusa, mio no, fratello mi no, ha... no judgment. Mio fratello mi ha fatto vedere il film, anche se a quell'età non avrebbe dovuto, però... Terribile, Vero? terribile. Collegando il cinema e hip hop è stato tipo uno dei primi film autobiografici. Io tipo gasatissima per sta cosa perché a 9 anni ti fanno vedere queste cose tu sei tipo oh mio Dio. E lui stesso mi ha fatto ascoltare questo album. E devo dire che nel corso degli anni, come dicevo prima, ho riascoltato le canzoni, i testi e ovviamente non si può negare la problematicità che ci sta in quell'album, ma tantissimo, cioè ci sono tantissimi problemi nel contenuto, nei testi. Tu dici? Ecco. Ma proprio nel personaggio di 50 Cent in generale. Trampista convinto. Mamma mia, soprattutto negli ultimi anni, veramente. Però poi cioè, quell'album è stato bellissimo, il suo primo album arriva da Eminem prodotto da Dre, quindi ci stava tutta la storia dell'hip hop dietro quell'album. E però, come diceva McNeil, cioè, che fai? Riconosci che ci sono questi problemi e il genere è quello che è. Nel senso che l'hip hop è dentro a questa società e questa società è sessista, quindi un
po' rispecchia quello che è la nostra società. Quindi, E quindi adesso chi ti ascolti? allora, Hai diciamo cambiato che gusti o rimani no, fedele a no, un po' ho 50? cambiato gusti, un po' ho cambiato gusti. Ho trovato persone come Lil Nas X, non male, è stata un'innovazione, devo dire, Lil Nas X. Megan, veramente in questi ultimi anni io ascolto tantissimo Megan Thee Stallion, cioè veramente è qualcosa di spettacolare lei. Però credo che Lil Nas X abbia proprio aggiunto quella cosa lì in più. E è proprio, lo raccontavo prima, qualche tempo fa abbi questa discussione con mio fratello e lui mi disse, ma perché lui deve sempre precisare o sempre far notare che è gay? E io ho detto, ma scusami, per anni mi hai fatto sentire canzoni in cui uomini parlavano di come si scopano le ragazze. Questo non è parlare della loro eterosessualità. E va, e io, e quindi No, ma anche perché nei testi si dice anche quei gay, brutti, cattivi, capito, robe, si capito dice peste e questo. corna, E dici quindi... perché Lisa X parla della sua sessualità? Praticamente si parla solo di quello negli altri canzoni, quindi non capisco. Quindi il problema non è proprio parlare della sessualità, ma il suo essere gay. Sì, beh, certo. E questo è un problema all'interno dell'hip hop, ovviamente. Grazie. Catalina, quali sono i tuoi artisti preferiti? Beh, io come detto prima, molto hip hop non lo sento. Vi posso dire qualche nome spagnolo, ma sì, ok. Noi qua in Italia purtroppo conosciamo solo Alvaro Soler, ma Ah, qualcosa mi dice che non è il tuo genere. per Rosalia sì, vedi, Rosalia sì, la sento un po'. Carino, mi piace, mi piace. Mo sta molto di moda il termine motomami in Spagna, non so se quale da Rosalia, che sarebbe una ragazza che fa questo tipo di musica, che si veste così con i vestiti attillati, ma rivendicando il corpo femminile. Sarebbe questo. E ora sta molto di moda in Spagna questa cosa. Si sente tanto. Bello che una canzone ha creato un movimento politico, eh? Sì. Molto bello. Credo che quello che fa Rosalia sia pazzesco, Eh. nel senso che, cioè, Vai, vai. giusto per, nel senso che il fatto che lei riesca a mettere il flamenco insieme anche all'hip hop, cioè, a volte è veramente pazzesco. Non è sicuramente l'hip hop dei primi, però per me è incredibile. Quando ho ascoltato la prima volta Rosalia sono rimasta veramente colpita, perché sono due generi che non avrei mai pensato insieme. Invece in Spagna se la criticava per questa cosa. Del fatto che... Gli dicevano che stava essendo ipocrita, che era molto falsa, che diceva che voleva mettere il flamenco per le sue radici, non so come si dice in italiano, no, gitane, ma che lo faceva solo per la popolarità, per la fama, che non era vero che se lo sentiva. Ragazzi, non sento mai. Ma chi la criticava? Dalla parte degli adoratori del mezzi. flamenco o dagli adoratori dell'hip hop o entrambi? Entrambi. Vabbè, È quello che una cosa succede. brutta perché vedi una donna che sta facendo questa cosa, che crea un movimento, che fa vedere una parte della società che normalmente non si vede e gli buttano la merda addosso. No? Altri artisti che ti fanno battere il cuore particolarmente? Mi piace molto un gruppo catalano che si chiama Oques Grasses e poi una donna che si fa chiamare La Otra, che in italiano sarebbe l'altra donna, tipo più o meno. La conoscete? Sì. È bello, lei è molto rivendicativa, ha dei testi molto molto belli, parla di tante cose. Che genere fa? Oddio, non saprei dirti che genere di musica è. Diciamo pop. Pop? Pop. Una volta all'università, io studio psicologia e nella materia di psicologia sociale un professore ci ha messo due canzoni, una di uno che fa baciata, come si chiama? Prince Royce, Sì, quello, e poi un'altra canzone di questa cantante, La Otra, e ci faceva notare la differenza di come si tratta l'amore e come si rappresenta la donna nell'amore in una canzone e nell'altra.
perché in una era la donna oggetto di possessione, di tu sei mia, 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 solo mia, e nell'altra invece era lei che cantava e diceva io voglio stare con te, voglio rompere le catene della società con te, ma non ho bisogno di te. E questo secondo me è molto importante anche. Bellissimo, molto molto empowering. Pure il tuo professore 10 lode comunque, perché qua se proprio ci portano una canzone all'università ci mettono Modugno, quindi non so. Ma neanche. Sì, ci mettono l'inno d'Italia al massimo in una lezione universitaria. No, bello bello, mi piace, mi piace. Allora, io chiederei al pubblico se ci sono delle domande. Vai, aspetta che ti passo. Aspetta. No, senza microfono. E no, è per lo streaming. Non si sente le casse. Ok, allora, ormai l'ho detta, quindi vorrei un po' capire, siccome c'è una rappresentante di Link, giusto? Sì. Ok, secondo, ma anche, vabbè, per chi vuole rispondere, come si può conciliare la libertà di espressione rivendicata comunque in generale da diversi artisti, ma anche nell'ambito del mondo del rap, nei testi, perché prima si è fatto l'esempio dei testi che se uno li va a riascoltare oggi col senno di ora, cioè comunque il sessismo viene fuori, è inutile negarlo. Come si può secondo voi conciliare quindi questa esigenza dell'artista di esprimersi, questa libertà di espressione con dei testi che siano considerati comunque inclusivi, più rispettosi, senza cadere appunto nella censura? Possiamo avere dei riferimenti che ci indicano un po' qual è il limite, secondo voi? Vuoi partire tu? Poi ci Vado io. poi vado io. Ok, allora, Mi interessa molto. secondo me nel senso che questo forse è una cosa che dicevamo prima, che bisogna considerare che nel mondo abbiamo, cioè come dicevo prima, ci sono tantissime subalternità e bisogna capire che ognuno la vive in modo suo. Sicuramente ci sono tantissime rapper che fanno canzoni, ci sta questa ragazza inglese, Lil Smith credo si chiama. Sì. Lei parla di femminismo tantissimo nelle sue canzoni ed è la battaglia anche di quello che è essere una donna nera all'interno della società, e quindi riesce a fare canzoni che nello stesso momento mandano un messaggio importante. È bello il beat, se lo ascolti e dici oh questo suono è bello, senza pure capire il testo. Poi quando vai a riscoltarti il testo dici anche ci sta un messaggio importante. Quindi secondo me ovviamente si può essere liberi di dire quello senza dover andare ad offendere proprio quella persona, perché bisogna considerare tutte le diversità che ci sono nel mondo, secondo me, e non considerare vuol dire stare nel proprio privilegio. Ed è comodo, lo so, cioè, nel senso, non lo so, non credo di avere molti privilegi da donna nera, bisessuale, quindi sono pochi. Però Sei sfigata da tutte le parti, Mary, sì, veramente. le ho tutte io e vivo pure in Lombardia, capito? Sono cresciuta pure in Lombardia. Ecco, quindi no, questo è un bel privilegio però, Stai da un sopra punto il di vista po'. sanitario. Stai sopra il Solo po'. questo, capito? Stai sopra il po'. Però questo diceva, cioè, quindi è proprio uscire dal proprio privilegio, secondo me, questo ti aiuta proprio nel fare i testi. Poi non sono cantante, quindi lascio a te. Beh, allora, c'è molto spesso questo, diciamo, dubbio che viene fuori dai rapper in generale, dagli scrittori di canzoni, ma anche dai rapper in generale, perché la sentono molto, che è appunto, ma come faccio a dire quello che voglio dire, avere la mia libertà di espressione rispettata e allo stesso tempo essere una persona decente, semplicemente essendo una persona decente, nel senso che non è che quando appunto si fanno questo tipo di incontri, ma anche quando semplicemente io ti faccio notare che magari quella cosa che hai detto in quella canzone non è correttissima nei confronti magari di una minoranza, magari un po' razzista, magari un po' sessista, io ti sto censurando, semplicemente ti sto dicendo che tecnicamente quella cosa lì che hai detto magari è un po' sessista, eccetera. Ora, è una questione di scelte, nel senso che tutto è una scelta. Per me, le persone possono veramente fare delle canzoni dove parlano di loro che vanno a raccogliere le ciliegie, ok?
perché gli piace un sacco raccogliere le ciliegie e può venire fuori la canzone più figa del mondo, semplicemente perché magari hanno rappato bene che andavano a raccogliere le ciliegie, il beat spaccava, la canzone non dice un cazzo, ma ben vengano pure le canzoni che non dicono un cazzo, ok? Quelle Perché, più famose sono cioè, proprio, voglio di Gangnam se Style, manco la capiamo e ha fatto il se, cioè, giro, nel no? senso, io non sono della scuola, oh mio Dio, la tua canzone deve per forza ogni volta raccontarmi l'Eneide, o mi deve ogni volta spiegare la vita, o mi deve aprire tutti i chakra, io devo volare nello spazio. Eh, Però, quando si decide di dire determinate cose è una scelta. Nel momento in cui una qualsiasi persona ti fa notare che dire una determinata cosa è razzista, che dire una determinata cosa è sessista, che dire una determinata cosa è transfobia, omofobia, bifobia. Una volta che qualcuno te l'ha fatto notare, se poi tu reiteri questa cosa, è una scelta ed è una scelta che tu stai operando con una volontà, ok? Che cosa ci dice di te questa cosa? Mica, per carità, magari doni soldi ai gattini, hai salvato una vecchietta l'altro giorno sulle strisce pedonali, sei la persona più fantastica del mondo e abbracci sempre tua madre prima di uscire di casa, però probabilmente ci dice di te che non te ne frega abbastanza di quella determinata minoranza per portargli un minimo di rispetto. Per dire, questo ti rende una persona orribile? Non lo so, parliamone, appunto, nel senso magari ti rende una persona un pochino aggrappata al proprio privilegio. Questo ti rende una persona orribile? Non lo so, parliamone. Il privilegio è un discorso molto complesso e secondo me è proprio da non finire a fare il meme degli Spider-Man che si indicano tutti quanti, tutti uguali, tutti privilegiati che si danno le colpe a vicenda, ma è proprio capire che una volta che sappiamo che determinate cose veramente ledono, perché vai a ledere, vai a discriminare delle minoranze anche semplicemente nei testi, o comunque vai semplicemente attraverso alcune parole, ma anche attraverso alcuni modi di dire, a agire un gioco di potere comunicativo. Come appunto il potere sulle donne, la possessività, oppure la mascolinità tossica di quando si dicono delle cose terribili, oppure l'essere omofobici nei testi, significa semplicemente dire io ho il potere di fare questa cosa in questo momento, ho anche il potere di non farla. Però sto scegliendo di farla, perché tanto chi mi viene a dire niente? Ah, la femminista cagacazzo? Vabbè, l'ascolto o non l'ascolto? Questa è una scelta. Ecco, quindi non si tratta di censurare, perché io non ti censuro, io ti dico tu prendi il rap e di quello che cazzo ti pare. Ma come tu dici quello che cazzo ti pare, io ti dico, hai detto una cosa razzista, bro, oppure hai detto una cosa sessista, bro, e non succede niente, raga, perché nessuno ha mai ucciso qualcuno che ha detto qualcosa di omofobo su un testo, ok? Nessuno è morto, ok? Nessuno è morto, cioè non succede niente, non sono stati appesi corpi da nessuna parte, però se non ci si chiude subito a riccio quando poi si fa notare questa cosa, può veramente nascere una discussione incredibile e possono poi nascere delle cose fighe, come il fatto che le persone smettono di fare queste cose. Sì, io Tipo, sono molto molto d'accordo con MC Neil e anche io so che non sono relatrice, però ci tengo a dire la mia opinione su questa cosa perché viene fuori in continuazione questo discorso anche a livello politico-legislativo e sono molto d'accordo che censurare non serve a nulla, ma giustamente non possiamo fare gli ipocriti ed è giusto che ognuno si prenda le responsabilità di quello che fa e di quello che dice e di quello che non dice e di quello che non fa, perché anche il non fare o il non dire è una scelta che va presa con il giusto peso e basta, e quindi che si prenda la responsabilità, quindi che non mi venga a dire no, ma io l'ho detta questa frase, ho usato la N-word perché io voglio difendere i miei amici neri. No, in questo modo non li stai difendendo. Se tu li vuoi difendere, il primo passo è non usare parole che li offendono, anche se sono contestualizzate in un testo in cui stai comunque parlando di una storia di antirazzismo, di quello che ti pare. Cioè,
non professare qualcosa che in realtà non stai facendo, soprattutto non prendendo in considerazione appunto le categorie che secondo te vorresti proteggere o difendere. Quindi per me è questo, cioè che ognuno si prenda la responsabilità di quello che fa. Esiste anche una legge sull'antirazzismo, purtroppo non esiste ancora per la omofobia e misoginia e abilismo, perché come sappiamo il DDL Zan ha fatto così, ma sul razzismo esiste una legge e anche lì ti devi prendere le responsabilità. Se ci sono poi a un certo punto i termini giuridici per farti causa, te la devi prendere in saccoccia, come si dice a Roma. Quindi ognuno si prenda le sue responsabilità e così insomma siamo tutti più sereni, onestamente. Ma poi aggiungo semplicemente che a volte magari per le persone che ancora non hanno fatto un percorso che può essere, cioè noi parliamo di percorso, ma può essere semplicemente una chiacchierata, raga, cioè nel senso percorso è per renderla un po' più sembra una cosa, a volte il femminismo, ma anche come l'intersezionalità, ma anche come l'antirazzismo, la lotta, sembrano delle cose calate dall'alto, no? Che poi tu devi rispettare, quando in realtà no. Fa tutto parte proprio di un discorso che tu fai con te stessa. Io ci tengo a mettermi sempre in mezzo e a fare proprio da autoesempio. Io faccio parte della comunità LGBT, come dico sempre, non per questo sono stata un unicorno che cagava arcobaleni per tutta la mia vita, ok? Io ho detto cose sessiste, ma un botto, da tutti i lati, l'ho dette verso le donne, l'ho dette verso gli uomini, ok? Ho fatto battute in freestyle pensando di stare a scherzare con una persona nera ed erano cose razziste, regà. Le prime volte dicevo, vabbè, ma sto scherzando, sta ride pure a lui. Poi ci ho ripensato dopo, ho detto, merda, raga, quella roba era razzista e me lo so detto a me, cioè nel senso non è che dico adesso mi sto ancora a frustrare la schiena, però dici, le riconosci le cose ed è semplicemente, che non è così semplice, questo che è il processo che si richiede di fare alle persone, di riconoscere e riconoscersi, quello che si fa, quello che si dice, sapere perché si fanno e si dice, perché il linguaggio, quello che a noi ci esce dalla bocca, è strettamente correlato alla nostra cultura, alla nostra vita, alla nostra società. Semplicemente analizzando ogni singola parola che noi diciamo, ogni singolo modo in cui noi diciamo le cose, riusciamo a capire il mondo circostante in una maniera incredibile, perché il linguaggio plasma la realtà e la realtà plasma il linguaggio, sono due cose completamente correlate ed è per questo che il rap ha un ruolo importantissimo, perché è una roba fighissima che è tutta spoke, è tutto linguaggio, è tutta quella roba là, giochi di parole. Ed è per questo che è importante analizzare tutti i fenomeni, senza ovviamente appunto puntare le dita, eccetera, ma analizzare e guardarci dentro e guardarci attraverso anche questi fenomeni. Niente, raga, comunque ecco, è importante. Grazie. Mi è venuta in mente una cosa, nel senso che in Italia, spesso anche nel rap, lo dicevo anche prima, si prende il contesto americano e si cerca di adattarlo a quello italiano. E questa cosa non può funzionare perché sono due realtà totalmente diverse. Kendrick Lamar è ovvio che può farti una canzone usando la N-word come gli pare, e Kendrick Lamar è nero. Cioè, viene da 400 anni di storia, è sua, appartiene. So come spiegartelo. È ovvio che, non so, Gue Pequeno non può fare questa cosa. No, mi spiace. E questa cosa non è che rende più belle le canzoni di Kendrick Lamar, si sta solo rivendicando qualcosa che per anni è stato usato per denigrare. Quindi è riappropriarsi proprio della parola. Tu non la puoi fare perché non ti stai riappropriando della parola. E quindi è questo anche secondo me un problema proprio del rap italiano, nel senso prendere il contesto americano e cercare di adattarlo a quello italiano quando ci sono due realtà totalmente diverse. In America i neri hanno 400 anni di storia, in Italia stiamo parlando di seconda generazione di figli di immigrati. Beh, oddio, in realtà anche in Ma Italia anche esistono i cioè, neri nel da senso che, tanto beh, quello tempo, sì, cioè, quello anche però sì, sono stati però diciamo invisibilizzati. che nella cultura, ma anche nella TV italiana si è iniziata a vedere comunque, cioè almeno per me, la mia generazione, ha iniziato a vedere le persone in TV negli ultimi anni. In realtà anche lì c'erano prima, ma è Sì, una storia che racconteremo in un nel senso altro che, sì, contesto. no, questo l'ho scoperto anche io quando ho preparato l'esame di storia della televisione che c'erano, però non ce lo dicono. Come Esatto. tutta la parte della storia che viene cancellata dai libri di E storia. non è un caso.
lo sappiamo. Però è diverso, cioè è totalmente diverso il contesto americano da quello italiano, cioè sono veramente cose diverse. Più che altro appunto parliamo di più dei temi italiani, dei Sì, temi nel che senso sì, succedono in Italia, questo. che se ne parla pochissimo dei Io temi tipo quando ho italiani. iniziato quando ho iniziato ad ascoltare Gali, mi sono ritrovata cresciuta a Milano, stiamo in Lombardia, nella mia zona. Gali rappresentava tutto quello che sono io, italiani di seconda generazione. E c'è un pezzo di Gali in cui dici, mi chiedono se sono italiano o musulmano. Quante volte ci viene fatta questa domanda? Come se le due cose fossero... Come se un musulmano è No, una no, italiano cittadinanza. fossero loro. E quindi, capito, cioè... E questo, parliamo delle problematiche legate all'Italia. C'è stato Mikuti che parla tantissimo di quello che è i problemi degli italiani di seconda generazione. Quindi in Italia ce l'abbiamo, però queste persone ovviamente non vengono ascoltate, perché non è quello che vogliono Sì, non sentire, forse. vengono Sì, nel senso che sentiti. non vogliono sentirsi scomodi. E ogni tanto è necessario. Decostruirsi vuol dire anche mettersi in una posizione scomoda. Mi spiace, è questo. Sì, appunto, o vengono invisibilizzate, e adesso parliamo proprio di tutte quelle realtà, per esempio le seconda generazione, so che stiamo andando off topic, ma secondo me è importante dirlo, che vengono o invisibilizzate o semplicemente viste come teppiste, come cose terribili, anche per esempio... Tutto il discorso, io lo dico la dico sempre sta roba, tutto il discorso di tutti i nuovi rapperini che escono da San Siro, dal quartiere San Siro di Milano, è un discorso importantissimo. Noi li vediamo però che sti ragazzi finiscono sui giornali semplicemente quando gli devono dare, che so, dei spacciatori, che so, delle persone che hanno rubato, che hanno scippato, che stanno rischiando in galera. Nessuno dei media si occupa di queste persone, di quello che rappresentano per il loro quartiere, del linguaggio che usano, perché usano quel linguaggio e andiamo sempre a parare là. Stiamo parlando di rapper e di trapper che movimentano un quartiere intero, raga, gente di 17 anni che è completamente seguita da un intero quartiere, ma ci sarà un motivo se le persone si stanno riconoscendo in questa cosa, ci sarà un bisogno da parte di queste persone, ci saranno dei bisogni, ci sarà qualcuno dentro a quei quartieri. Ecco, l'hip hop può fare questo, può svelare che dietro ai quartieri, dietro le comunità, dietro le minoranze ci sono delle persone che vanno ascoltate e ascoltiamole. Bene ragazze, non so se ci sono altre domande, se abbiamo ampiamente risposto alla domanda e a questo punto in chiusura chiederei un consiglio, diciamo, alle nuove generazioni che vogliano buttarsi nell'attivismo e o nel rap e o in generale coltivare le loro arti. Che consiglio dareste? Oddio, io parlo per l'attivismo e dico, è difficile a volte, cioè a volte vorresti veramente dire perché non me ne sto a casa a fare shopping anche per dire e non scendere in piazza a urlare. Sì, sì, mi è capitato spesso prima di uscire e dire, perché però poi ci ripenso e ho detto ho da dire, ho bisogno di farmi sentire, per anni non l'ho potuto fare e sento la necessità di dire queste cose, perché poi queste cose se le tieni dentro poi rabbia crea. E la rabbia non sempre è negativa. E urlarlo in piazza mi ha fatto sentire libera. Cioè io quando per la prima volta ho preso il microfono a Piazza del Popolo e ho urlato l'Italia è un paese razzista, era tipo finalmente l'ho detto questa cosa, mi spiace ma è così, ammettiamolo. E questa cosa mi ha fatto sentire veramente libera. Poi ci sono persone come Kwanzaa che ti aiutano a voler andare avanti, ovviamente vedere la generazione prima che ti spinge da dietro comunque è bello. E quindi questo, cioè nel senso che a volte so che vorremmo veramente starcene a casa e non dire niente, perché avere anche la consapevolezza di come funzionano le cose, tutto quello che ci sta dietro, non è facile, non è veramente facile, perché ogni giorno ti svegli e hai la consapevolezza che sai queste cose e dici ma io di tutte queste cose che so, che cosa ci faccio? L'unica cosa che puoi fare è cercare in qualche modo anche di magari qualche tuo discorso, qualche tuo intervento può anche spingere qualcun altro a parlare. E questo sicuramente è qualcosa che io in questi anni di attivismo ho imparato, sicuramente. Catalina? Io, come ho detto prima, sono nuova
in questo dell'attivismo, ma direi che si devono buttare perché è necessario, perché sono cose che in realtà io personalmente, tante volte ho pensato, vabbè, ma farò il ridicolo, riceverò tante critiche, mi diranno che sono una pesante, che sto lì a fare storie, che sono un'esagerata. Sì, riceverai delle critiche, tante, ma se non lo fai non cambierà mai nulla. Si deve cominciare da qualche parte. Grazie MC Nil. In chiusura, Beh, allora, se vuoi fare musica e attivismo insieme, preparati a prendere un sacco di merda, ma anche in realtà a vivere un sacco di momenti fighi insieme a persone fighe. Esiste anche questo. È facile? No, assolutamente no, perché metterai in discussione te stesso prima di tutto tutti i giorni e non è assolutamente facile. E anche perché fondamentalmente non riuscirai più ad avere idoli, perché imparerai l'imperfezione, il fatto che le persone sono imperfette e come tali effettivamente diranno delle cose che ti faranno cadere qualsiasi cosa. Avevi un tuo cantante preferito, un tuo rapper preferito, lo conoscerai di persona e dirai: non ok. conoscete di persona i vostri idoli. Oppure non fatevi idoli direttamente, siate gli e le e lu idol di voi stesso, e portate avanti e rispettate le altre persone semplicemente. Però un consiglio è semplicemente dai, nel senso che non è facile, piate tutto a capocciate, regà, e non è un problema, le persone vi diranno che siete pesante, voi rispondete sì, sono pesante, quindi, oppure vi diranno di non parlare di determinate cose, e voi continuate a parlare di quello che vi va di parlare, dalle ciliegie all'attivismo, ok? È importante tutto quello che voi pensate che sia oggetto di vostro interesse o di interesse per una comunità va messo in un testo. Se qualcuno vi dice come dovete essere, voi non seguitelo a meno che appunto non corrisponda con quello che anche voi pensate di voi stesso come persone, quindi non permettete a nessuno di plasmare la vostra realtà, plasmatela sempre voi e circondatevi di persone che abbiano delle energie positive, di persone che non vogliono cambiarvi ogni 3 secondi, questo soprattutto se fate musica, di persone che condividano il vostro percorso artistico, di persone che condividano quello che è un vostro progetto musicale sulle tematiche, nel senso che se voi volete parlare, che ne so, di lotta omo, lesbo, bitransfobica, è abbastanza inutile fare un progetto con delle persone che da voi vogliono solamente i TikTok su quanto sono belle le ciliegie. Quindi ecco, seguite voi, siate sempre sinceri e fedeli a voi stesso. Non è facile, ma non siete mai sol, sicuramente. E quello che state facendo, almeno, soprattutto se fate musica e fate uscire dei pezzi che parlano di cose che tecnicamente non vengono ascoltate, sicuramente c'è qualcuno che sta ascoltando in realtà quella roba là. Quindi tranqui, continuate, dai. A questo punto ci aspettiamo una canzone sulle ciliegie molto Sì, presto su ecco, questi schermi. spoiler, MC Nil. Quest'estate sentiremo ciliegie. Tra l'altro è pure periodo di ciliegie, se volete, Esatto, per mantenere proprio sempre il chilometro zero, la esatto. stagionalità, che è una cosa importante anch'essa, non scherzo. Fantastico, grazie mille alle nostre ospiti, grazie al pubblico a casa, al pubblico presente e mi raccomando continuate a seguirci. Tra pochissimo partiamo con la nostra ultima conferenza di questo festival e questa sera vi ricordo anche la premiazione. Mi raccomando continuate a donare su PayPal, trovate tutto su hiphopcinefest.org. Grazie mille. Bella.